Israele ha spostato truppe e carri armati al confine con Gaza, preparandosi all'invasione di terra del territorio palestinese dopo aver varato il governo di guerra. L'intensa risposta militare di Israele ha lasciato i palestinesi isolati a Gaza sotto gli incessanti bombardamenti. Israele ha tagliato le forniture di energia elettrica e di acqua nell'area e le scorte finiranno molto presto. La situazione è devastante, afferma l'ONU. עזה לא תיראה אותו הדבר. אנחנו נגיע למצב בו מי שהנהיג את עזה יוכה קשה, נפרק אותו. ומי שיישאר שם יבין היטב שדבר כזה לא עושים למדינת ישראל. Più di 300.000 palestinesi hanno dovuto lasciare le proprie case e si contano almeno 1.400 morti, di cui 700 donne e bambini. Sono invece almeno 1.200 le vittime israeliane, morti 11 operatori dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi. Israele ha attaccato con i missili anche gli aeroporti di Aleppo e Damasco, in Siria. Il presidente dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina ha chiesto la fine immediata delle aggressioni contro i palestinesi. Mahmoud Abbas ha anche condannato l'uccisione dei civili da entrambe le parti. Gli Stati Uniti sono al fianco di Israele. Washington ha voluto mostrare la propria solidarietà nei confronti di Tel Aviv con la visita del segretario di Stato Anthony Blinken ad appena 5 giorni dall'attacco terroristico di Hamas. Il governo americano tuttavia ha chiesto a Israele una risposta proporzionata. Durante l'incontro con il primo ministro israeliano Netanyahu, Blinken ha portato un messaggio chiaro di sostegno alla nazione ebraica. The message that I bring to Israel is this. You may be strong enough on your own to defend yourself, but as long as America exists, you will never ever have to. We will always be there by your side. Hamas should be treated exactly the way ISIS was treated. They should be spit out from the community of nations. No leader should meet them. No country should harbor them. And those that do should be sanctioned. Blinken ha confermato che sono almeno 25 cittadini statunitensi uccisi negli attacchi di Hamas. Questo venerdì incontrerà il presidente dell'autorità palestinese Mahmoud Abbas, che finora è rimasto in silenzio senza commentare né l'offensiva partita da Gaza né la risposta di Tel Aviv. Paesi ostili come l'Iran o gruppi armati come Hezbollah potrebbero approfittare della guerra tra Hamas e Israele e, sebbene la NATO non sia direttamente coinvolta nel conflitto mediorientale, il ministro della difesa israeliano ha partecipato a una riunione dell'Alleanza Atlantica a Bruxelles, mostrando ai suoi omologhi un video dell'attacco del 7 ottobre. Gli Stati membri dell'Alleanza chiedono che Israele risponda in modo proporzionato, mentre gli Stati Uniti hanno intensificato la presenza militare nella regione. We saw a shocking video, and of course the reports are shocking, and that's also the reason why allies have so strongly condemned these horrific terrorist attacks against civilians in Israel and against Israel. As this conflict evolves, it is important to protect civilians, and this was also clearly expressed by allies. There are rules of war, there are the request for proportionality, and this was highlighted by many allies. La NATO resta allerta pure per il recente danneggiamento di un gasdotto sottomarino tra Finlandia ed Estonia. Se si rivelerà un sabotaggio deliberato, l'alleanza è pronta a rispondere, dichiara il suo segretario generale Jens Stoltenberg. It is obvious that gas pipelines, power cables, internet cables, these types of undersea infrastructure are of critical importance for our societies. So this has been an issue which has been high on the NATO agenda, part of our efforts related to resilience for many years, and many things have been done to protect this critical infrastructure. La partecipazione del presidente ucraino Volodymyr Zelensky all'incontro si è rivelata fruttuosa. Gli Stati Uniti hanno annunciato $200 milioni in aiuti militari, oltre a 100 milioni promessi dai paesi schierati al fianco di Kiev. Intanto la Turchia garantisce di ratificare il prima possibile l'adesione della Svezia all'alleanza.
Il festival musicale Supernova, presentato dagli organizzatori come un viaggio di unità e amore, è stato tra i luoghi nei quali Hamas si è scagliata nell'ambito del più grave attacco mai compiuto contro Israele. Quella che doveva essere una grande, divertente festa si è così trasformata in un incubo. And around 6 a.m. we heard the missiles over our heads. We were pretty scared. We didn't know what was happening, and we knew that we were pretty close to the Gaza Strip. We heard the Iron Dome intercepting them. They shut down the music and told everyone to leave the festival. I racconti di molti dei sopravvissuti all'attacco durante il festival sono agghiaccianti. I saw this spot. I thought it's a logical place to hide, and I started digging a hole, and I tried to dig as deep as a hole as I could. I heard the screaming in Arabic, screaming and shooting, and about 10 minutes after that, I heard the sound of leaves breaking under someone's boot and the sound of a hand moving the branches closest to me. And I was sure I was about to be shot in the head. I closed my eyes. I thanked my family for the amazing life I had. It was a complete chaos and complete mayhem. There were bodies everywhere, bodies with bullets, bodies with knives inside of them, burned bodies, cars filled with bullet holes. What ensued was a fierce response by Israel. Your country has been bombing Gaza, vowing revenge. Do you feel compassion? Are you at all worried about the civilians stuck in Gaza? And how do the pictures of Gaza being leveled to the ground, how do they make you feel? I'm sad for every civilian that got caught in the situation from both sides, but I think it's important to understand they went on the offensive. If they decide, they control Gaza. They are the government in Gaza. They are the leadership in Gaza. And if they decided on their initiative to infiltrate the land of Israel and kill innocent civilians, they should expect a very, very heavy and severe retaliation. And in my opinion, the blood of their citizens is on their hands. Ongoing localized Russian offensive operations near Avdiivka likely demonstrate the ability of Russian forces to learn and apply tactical battlefield lessons in Ukraine. The geolocated footage from the 10th and the 11th of October shows that Russian troops advanced southwest of Avdiivka close to Severne here in this area, and also northwest of Avdiivka near Stepove and Krasnogorivka in this area. According to Russian sources, instead of employing human wave-style meat assaults, Russian forces are likely effectively employing electronic warfare systems, counter-battery artillery preparations, aerial reconnaissance and others. The Institute for the Study of War assesses that these adaptations, however, are unlikely to translate into wider operational and strategic gains for Russian forces. Geolocated footage shows that Russian gains around Avdiivka are concentrated to the southwest of Avdiivka, and Russian forces have not completed an operational encirclement and will likely struggle to do so if that is their intent. Avdiivka is also a notoriously well fortified and defended Ukrainian stronghold, which will likely complicate Russian forces' ability to closely approach or fully capture the settlement. The hypothetical capture of Avdiivka will not open new routes of advance to the rest of Donetsk region. As the Institute for the Study of War previously assessed, Russian forces likely intend attacks in the Avdiivka area to fix Ukrainian forces and prevent them from redeploying to the other areas of the front. However, Ukrainian officials have already identified the Avdiivka push as a Russian fixing operation, and they are unlikely to unduly commit Ukrainian manpower to this axis. Il CIO ha sospeso il Comitato Olimpico Nazionale Russo con effetto immediato per aver posto sotto la propria autorità diverse organizzazioni delle regioni ucraine occupate. In particolare l'organismo russo ha incluso le aree di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhia. Secondo il Comitato Internazionale si tratta di una violazione della Carta Olimpica poiché lede l'integrità territoriale di un altro comitato nazionale, quello appunto dell'Ucraina.
The Russian Olympic Committee is no longer entitled to operate as a national Olympic committee, as defined in the Olympic Charter, and cannot receive any funding from the Olympic movement. Il Comitato Internazionale Olimpico si è riservato inoltre il diritto di decidere se accettare o meno la partecipazione di singoli atleti neutrali con passaporto russo ai Giochi Olimpici di Parigi del 2024 e a quelli invernali ospitati da Milano e Cortina previsti nel 2026. La stragrande maggioranza dei disastri naturali è legata all'acqua. Questa è la conclusione del nuovo rapporto dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale. L'OMM vuole saperne di più sul vero stato delle risorse d'acqua dolce del mondo. L'Agenzia delle Nazioni Unite sostiene che la gestione dell'acqua richieda nuove politiche urgenti. Increase of flooding events and about 1/3 of the planet has been facing increase of drought events. We will have challenges to get water for agriculture, for human beings, industry and also for hydropower production. What is the solution? We need to manage the demand. So using 90% of the water withdrawals for agriculture in largely inefficient irrigation systems is not the way forward. For instance, very thirsty, very water-intensive crops to grow them in the middle of the desert is maybe economically still viable, but environmentally not sustainable anymore. Secondo il rapporto, oggi 3,6 miliardi di persone non hanno un accesso adeguato all'acqua per almeno un mese all'anno.